Lei ha 6 mesi di vita, mi disse l'ufficiale medico alla visita di leva. Anni dopo lo cercai, volevo fargli sapere che ero sopravvissuto, ma era morto lui. È andata sempre così. Mi pronosticavano la fine, io sopravvivevo, sono morti loro. In compenso per tutta la vita ho combattuto contro atroci mal di testa. Ora sto provando questo rimedio cinese, ma ho provato di tutto. A suo tempo l'Optali non accese molte speranze. Ne spedì un flacone pure ad un giornalista, Mino Pecorelli. Anche lui è morto. After all the way we see, I got my hands full of machine. You can just put online, so I got some peace of mind. I can keep on crying at night, got no more strength to keep on fighting. Hanging out to hear the ring, all I got is machine. After all the way we see, I got my hands full of machine.
Che ora ti sei svegliato, Giulio? Alle 4:30. La Pira si svegliava alle 3:30. La Pira era un santo, io sono un peccatore. Quante volte, Giulio? Da oggi 7. 7 volte Presidente del Consiglio, 25 volte Ministro. Mai avuto un parrocchiano così illustre. Siamo tutti illustri davanti a Dio. Montanelli diceva, De Gasperi e Andreotti andavano insieme a messa e tutti credevano che facessero la stessa cosa. Ma non era così. In chiesa De Gasperi parlava con Dio, Andreotti con il prete. I preti votano, Dio no. Mario, mi voglio confessare. Certo, Giulio. Presidente, stia dritto. Sto tanto comodo così. Presidente, sta arrivando una brutta corrente. Scusa. Pronto? Sì. Certamente. Dico a voi una cosa esagerata, Vieni Fiorenzo, accomodati sul trono. Ieri ero ad una Papa sta bene, sì. televisiva per promuovere il mio libro. Si parlava di sacerdoti in crisi. Ho citato Pio XI, che quando gli riferivano di un sacerdote in crisi, ribatteva sempre le stesse 5 parole. E quali? Come si chiama la signora? Fanciullo sta in piena forma, Grazie per il fanciullo. Poi la solita giornalista maligna ha battuto l'unico tasto su cui sa battere, la mia corrente, a suo parere pullulante di cattive amicizie. E tu che hai detto, giù? Che non si è mai troppo prudenti per quanto riguarda le proprie frequentazioni. D'altronde anche Gesù Cristo fra gli apostoli aveva Giuda. Che te rude, Salvo? No, niente. Com'è bella Roma. E com'è calma Roma. Senti un poco, Fiorenzo, ti sarei molto grato se il TEDx restasse nel prontuario dei farmaci, sta alleviando la sofferenza di tanti. E vedi Giulio, il TEDx ha un problema, non... Ditemi del mio cavallino preferito.
Sbraitava Craxi. Continuava a ripetere piuttosto che subire il dici mazza alla presidenza della banca mi taglio le palle. E chi ha avuto la presidenza della banca? Dici mazza. E avete chiesto l'adempimento a Craxi. Alleviando la sofferenza di tanti. Giulio, ho bisogno di parlarti a quattr'occhi. Sì, Andreotti, e poi c'è anche Vittorio, che ha delle sue idee, diciamo, non solo diverse dalle nostre sulla corrente, ma anche un tantino stravaganti. No. Cioè la mia idea sarebbe di disporre con un'articolazione distributiva solo apparentemente problematiche. Tutto sommato. Ragazzi, per favore, facciamo i buoni. Oggi nasce il 7° governo Andreotti. È un giorno di festa. Facciamo i buoni. Oggi nasce il 7° governo Andreotti. È un giorno di festa. Buongiorno, Presidente. Conosce la strada? Ho una discreta consuetudine, grazie. Signori, il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga. Guerre puniche a parte, mi hanno accusato di tutto quello che è successo in Italia. Nel corso degli anni mi hanno onorato di numerosi soprannomi. Il Divo Giulio, la prima lettera dell'alfabeto, il Gobbo, la Volpe, il Moloch, la Salamandra, il Papa Nero, l'Eternità, l'Uomo delle Tenebre, Belzebù. Ma non ho mai sporto querela. Per un semplice motivo. Possiedo il senso dell'umorismo. Un'altra cosa possiedo, un grande archivio, visto che non ho molta fantasia. E ogni volta che parlo di questo archivio, chi deve tacere, come d'incanto, inizia a tacere. Signora, può entrare? Aspetti, Cosa c'è? tutti dicono che è un uomo pericoloso. Andreotti non è pericoloso. È spericolato, che è tutta un'altra cosa. C'è qualcosa che devo sapere di lui? Sì, le mani. Osservi le sue mani. Se fa girare i pollici, significa che lei sta dicendo cose intelligenti. Se si gira la fede al dito, vuol dire che non è d'accordo con quello che lei sta dicendo.
Se i polpastrelli cominciano a toccarsi a intervalli regolari, significa che entro 5 minuti lei sarà congedata. E quando dilata gli occhi di colpo, che significa? Non lo so. Nessuno lo sa. Buona fortuna. Grazie. Giulio, è mezzanotte, dobbiamo andare. Ricordati che domani devi partire. Sì, Livia. Buonanotte. È stato un piacere, grazie a lei. Ringrazio Andreotti di essere venuto. Ciao Paolo. Grazie. Sono il presidente del consiglio. Io sono più importante, sono la moglie. Sei andata a giocare a carte? Sì, ho messo il cappotto che ti ha regalato Saddam Hussein. A Marisa è piaciuto tanto e mi ha chiesto dove l'avevo comprato. Io ho balbettato un po' perché, dire la verità, mi sembrava un po' una sbuffonata. Gorbaciov come sta? Segreto di Stato. Ma quella foglia che ha sul cranio, vista da vicino, com'è? Brutta? A me non dispiace. Vai a dormire adesso? Non prima di aver fatto il ballo della steppa. Di Trimarri. Trimarri. Di Vrigliari. Vrigliari, adesso basta, eh? Buonanotte, Giulio. Che cosa ricordare di lei, onorevole Andreotti? Non è mia intenzione rievocare la sua grigia carriera. Non è questa una colpa. Che cosa ricordare di lei? Un regista freddo, impenetrabile, senza dubbi, senza palpiti, senza un momento di pietà umana. Che cosa ricordare di lei? Post scriptum. Il Papa ha fatto pochino. Forse ne avrà scrupolo. Andreotti, mi faccia essere franco, l'immobilismo del suo governo sta danneggiando noi e la sua corsa al Quirinale. Il governo cadrà presto, questo lo sappiamo, ma non deve cadere in questo modo qua. Meglio tirare a campare che tirare le cuoia. Ecco, mi permetta, ma lei politicamente è un ingenuo.
Intendiamoci, ingenuità e intelligenza vanno sempre a braccetto. Mi stai dando dello stronzo? Assolutamente no. Ce l'hai con me perché non ti ho difeso con Cossiga quando ti ha dato dell'analfabeta. Ma no, quella è acqua passata. Non potevo andare ancora contro Cossiga, sono mesi che facciamo cane e gatto. Non mi interessa più nulla di quella storia, io sto solo provando a fare un ragionamento politico. Vuoi sempre parlare di politica, di strategie, io invece oggi ho un'emicrania fortissima. Ecco, Andreotti, il problema è che lei ha sempre l'emicrania. Ricorda Fiorenzo del TEDx, facciamo in modo che resti nel prontuario dei farmaci. Amintore. Buongiorno signora. Io bene, grazie. E lei? Cominciamo pure. In realtà è un falso mito, vede, io non sono molto bravo a fare raccomandazioni. Guardi, io odio le bugie, non le dico. Vede, io non ho mai creduto che si possa distinguere l'umanità in due categorie, angeli e diavoli. Siamo tutti dei medi peccatori. Chi non vuol far sapere una cosa, in fondo non deve confidarla neanche a se stesso, perché non bisogna mai lasciare tracce, Buonasera. Prego, signora. Si accomodi. Venivo in questo appartamento prima che ci fosse lei. Era una pellicceria. Lo so. Crack diceva sempre Andreotti è una vecchia volpe e prima o poi finirà in una pellicceria. Aveva ragione, ci sono finito davvero, ma da vivo. Si annoia così tanto in mia compagnia? Per niente. Davvero? Davvero. Vede, lei non nutre nessuna curiosità nei miei confronti e questo è insolito per me. Perché sono solo curiosa di me stessa. Il mio lavoro è curiosare dentro me stessa. E guadagna bene per questo nobile lavoro? Sì, il mio marito mi paga molto bene per questo nobile lavoro. Cosa vuole da me veramente, signora? Mi scusi, volevo ringraziarla. È un momento così difficile per me. Sono così vulnerabile. Non deve. La vulnerabilità ha sempre prezzi irragionevoli fuori mercato. Cosa devo fare allora? Questo suo giovane amante è passeggero perché passeggera è la gioventù. Suo marito no. Lui è il farmaco contro la sua solitudine e dunque contro la sua vulnerabilità. Mi creda, io so cos'è la solitudine, non è una gran bella cosa. Per il mio ruolo, per la mia storia, avrò conosciuto nella mia vita approssimativamente 300.000 persone. Lei crede che questa folla oceanica mi abbia fatto sentire meno solo? Grazie. The olive boys down in the house of corrections as they try for love and any form of ascension. Am I on the right train, headed in the wrong direction? What say you? No, you don't care.
say low now that they're breeding all our animals insane, and the remedy is growing harder to obtain. There's a white horse running wild through the switch cane. I can hear him now, and I feel him. Giulio, la mafia ha ammazzato Salvo Lima. Teresa, ma come stai? Questa è una bella notizia. Sì, Teresa. Domenica io e Livia verremo a farti una visita. D'accordo, Teresa? Ciao. Teresa è una mia cugina. Alla mia età è una caratteristica, sta sempre male, sta sempre in ospedale. Una volta è rimasta a casa 3 mesi di fila ed è stato un evento. Devo dirti la verità. Io per quanto mi sforzi, e mi sono sforzato molto in tutti questi anni di militanza comune, di amicizia, ecco, devo dirti che non ti capirò mai. Io non ti conosco. Quando rapirono Moro ebbi dei conati di vomito. Una reazione incontrollabile. Ci imbarazzano le reazioni incontrollate, ma in fondo ci rassicurano, perché ci dicono che siamo vivi e umani. Dobbiamo scendere a Palermo per i funerali. Se hanno ucciso Lima per colpire me, candidato in pectore alla presidenza della Repubblica, vuol dire che c'è un altro candidato che usa questi mezzi. Mi rivolgo allo Stato, mi rivolgo agli inquirenti. Io vi chiedo di identificare e di castigare esemplarmente tanto gli esecutori come i mandanti, perché anche questa volta essi non rimangano, specialmente i mandanti, in una sconfortante indeterminatezza. L'opinione pubblica attende sempre che giustizia sia fatta e che non si possa nutrire il minimo dubbio sulla volontà efficace di giungere alla scoperta e alla dimostrazione della verità dei fatti. Guarda, Signore, e fissa lo sguardo, perché sto diventando spregevole agli occhi di chi mi contempla. Guarda, Signore, e fissa lo sguardo, perché sto diventando spregevole agli occhi di chi mi contempla. Da troppi anni c'erano questi sospetti su Lima come uomo legato alla mafia. Era troppo chiacchierato. E anche gli altri esponenti della tua corrente sono chiacchierati. Tutto questo non è bene. Anch'io sono chiacchierato. Ma tu sei Giulio Andreotti, loro no? Almeno questo non è colpa mia. Giulio
perché ti circondi di certa gente. La guerra si fa con i soldati che si hanno. I migliori possono scegliere i soldati migliori. Ma gli alberi per crescere hanno bisogno del concime. La tua ironia è atroce. L'ironia è la migliore cura per non morire, e le cure per non morire sono sempre atroci. Soffri per Lima? Soffro per Moro. Tutto mi è sempre passato addosso senza lasciare segni. Ma Moro no. Non riesco a togliermelo dalla testa. È come una seconda emicrania, ancora più lancinante. Perché ne presero a me? Io sono forte. Moro no, Moro era un uomo debole. Non devi parlare così, questi sono sterili rimorsi. Volevano i segreti, le Brigate Rosse. Con me potevano stare a parlare un anno. Moro certe cose non solo non le sapeva, non poteva neanche immaginare che esistessero. Sai, Mario? Una volta mi hanno chiamato a casa. Nessuno ha il mio numero di casa. Mi dissero che mi avrebbero ammazzato il 26 dicembre. Io gli risposi grazie, così passerò il Santo Natale in pace. Sono ancora qui. Si fecero scoraggiare da una battuta. Queste erano le Brigate Rosse, gente troppo seriosa. Non doveva durare così poco il 7° governo Andreotti. Non importa. Se Dio vuole, la prossima volta andrò un po' più su. Il Quirinale. La presidenza della Repubblica sarebbe il coronamento di una grande carriera. Come trascorrerai questa domenica? Come tutte le altre. Coi miei vecchi elettori. Dove li allevate così grossi? A Ferentino. A Sola. A Sola. Grazie Vittorio, appoggi pure lì. Questo è per lei e per sua moglie. Sì. Grazie Presidente. Arrivederci Vittorio. Ecco un bel veliero. E una bellissima cucina. Ringraziamo. Signora. Queste sono per lei. Ringrazio molto, Presidente. Arrivederci, signora. Presidente, ciao. Cosa sono queste? Le spese per mandare avanti casa. Per il bacco. E per il lavoro, Presidente? Bisogna avere ancora un po' di pazienza. Cari ragazzi, bisogna prenderla di petto, la situazione è fin troppo chiara. Ora che Cossiga ha nominato il fanciullo senatore a vita, bisogna capire che fine faranno i suoi 330.000 voti. Bravo. Ed è proprio per questo che mi sembra naturale che a fare il coordinatore di tutta la corrente sia proprio io, no? Buoni, state buoni. Detto, mi sfugge il senso della tua proposta, ma che cazzo vuoi coordinare? Abbiamo sempre fatto che il Lazio era vostro, la Campania mia, la Sicilia di Lima e i Piemonti di Cristofori. Buoni, state buoni. Avrà, che te serve? Frank, stiamo parlando di politica, se vuoi partecipare non c'è problema, ma non può dire ogni 30 secondi, buoni, state buoni. Urge un concetto, ce l'hai? E tu dove vai? Ragioniamo. Me ne vado dai Dorotei che sono tanto simpatici. Ma la simpatia in politica è una pregiudiziale. Lo so, è per questo che ci vado. Perché io sono tanto antipatico. Aspetta un momento, Vittorio. Amici, lo squalo se ne va e se porta dietro tutte le 330.000 preferenze. Lo squalo, lo squaletto. Affogherà. Ciao. E la chiama
chiamano estate. Questa è Ambasciatore Bello, come andiamo? Ministro. Signora carissima, ma lo sa che io non riesco più a prendere sonno da quando mi sono perso la sua ultima mostra di pittura? Non hai perso nulla, sono solo una dilettante. Me lo dice così, ma vive al dilettantismo. Pensi che io sono un medico, chirurgo e ministro del bilancio. È il professionismo che ci sta uccidendo a tutti, ma adesso che lo chiedo in ginocchio sopra i ceci, per favore, ballate. il profumo del mare, non lo sento, non c'è più. Perché non torni qui? Gradisce un trasgressione, signora? Vicina. Cosa vuol dire? È un cocktail, signora. Un cocktail che si chiama trasgressione. No, grazie. E le chiamano notti, queste notti senza te. Ma non sanno che esiste chi di notte piange te, ma gli altri vivono, parlano. Presidente, gradisce un cubano? Grazie. Ma non ho vizi minori. Lei ha mai ballato, Presidente? Tutta la vita, signora. Hai preso la chitarra. Oh, ecco a voi la ragazza obesa di Mondragone che vi avevo promesso. Voi non sapete che cos'è questa mozzarella. A me mi pare sbardella. Non è che pare, è sbardella. Il traditore. Voglio sapere dove va senza Andreotti. Senza Andreotti non si va da nessuna parte. Perché la nostra non è una corrente, è un impero teocratico dove comanda uno solo, Andreotti. Mangiati sbardella, Franco, così ti calmi. Senta, Andreotti, lo scopo di questa cena è chiaro. Noi della corrente pensiamo lei debba essere eletto Presidente della Repubblica. Vorremmo svolgere tutte le attività possibili perché questo avvenga. Che cosa ne pensa? So di essere di media statura, ma non vedo giganti intorno a me. Lo conosco troppo bene, Giulia mia. Appena detto sì. Andiamo. Evviva! Cosa bella che ho avuto dalla vita è il tuo sorriso giovane, sei tu. Tra gli alberi una stella, la notte. Grazie. Io ti regalo questo orologio non per commemorare il momento, ma per il futuro. Sì, le lancette dell'orologio segnano sempre il futuro e tu sei futuribile. L'ho preso da Haussmann, il gioielliere. Conta la marca, non il gioielliere. Oggi quanto mi fai pena a volerti bene. Non ti ho mai chiesto di volermi bene? Lo so, ma io te ne voglio lo stesso. E tu in tutti questi anni mai un momento d'affetto, mai. Ti ho sempre difeso politicamente, anche quando hai avuto delle uscite incongrue. Sì, ma non c'è solo la politica nella vita, giù. Io non sono intelligente come te, certo. Avrò commesso delle cose incongrue, però ti ho sempre coperto quella parte bassa che viene subito dopo il cocice. Sempre. Sempre. Non te lo dimenticare, giù. Hai avuto un'altra uscita incongrua, Franco. Perché c'è solo la politica. Parla con Fiorenzo. Mi dispiacerebbe molto se il TEDx uscisse dal prontuario dei farmaci. Che c'è? Perché ti sei svegliata? E ti volevo dire in bocca al lupo. Sì.
Giulio, se vieni eletto andiamo a vivere al Quirinale o restiamo a casa? Restiamo qui. Al Quirinale c'è da diventare matti, si è come prigionieri, in mezzo a corazzieri, cerimonieri, pastarellari. Sì? Sì, Enea. Va bene alle 5, grazie. L'ordine del giorno reca elezione del Presidente della Repubblica. Senza troppi giri di parole c'è da definire la Presidenza della Repubblica. Dobbiamo rimanere uniti per fare eleggere un DC. Quindi, cari ragazzi, dovete mettervi d'accordo. Parlatene con franchezza. Se c'è la candidatura dell'amico Arnaldo, la mia non esiste. Se c'è la candidatura dell'amico Giulio, la mia non esiste. Ho capito. Com'è andata? Vogliono candidarci tutti e due. Ma mi deve far finire di parlare, signor Presidente! Lei ha avuto già 2 applausi, s'accontenti e lasci parlare gli altri. Ma non cerco applausi, cerco di finire un ragionamento! Presidente, basta ragionare, votiamo! Onorevole, nessuno la obbliga a ragionare, è facoltativo. Senta, 4 votazioni ancora non abbiamo un candidato vero. Agnelli poco fa mi chiedeva se andremo avanti così tutta la settimana. Che? Si preoccupa per il weekend? Senti Franco, io con te non parlo di politica. Se vogliamo parlare di sport va bene, ma per la politica parlo con Giulio. Non capisci, Pomicino, il governo Andreotti con quel suo meglio tirare la campana che tira le cuoia, con l'immobilismo esasperato, non ha fatto altro che moltiplicare i suoi nemici. Se lo votiamo ci danno addosso. Allora non hai capito proprio niente. Avete fatto carne da macello per un anno e ora ci chiedete i voti per portare il grande capo al Quirinale? Andreotti al Quirinale e Forlani in segreteria. Volete Forlani al Quirinale? Non c'è problema, ma poi non venite a piangere, eh? Se sale Arnaldo si apre un'altra strada alla nuova segreteria di De Mita e De Mita impedirà a Craxi di andare a Palazzo Chigi. Per questo dobbiamo portare Andreotti al Quirinale e lasciare Forlani alla segreteria e Martinazzoli alla vicepresidenza del Consiglio. Sentite un ragionamento come semplice, lucido e scientifico? La vedi questa gente? La vedi l'opposizione?
Gli andreottiani sono ovunque, insospettabili. Non sono solo nella DC. Io sono trasversale. Stava per rivelare l'assassino. Io non voglio mai saperlo. Cadranno tutti i candidati, uno ad uno, e arriveremo noi, salvifici e riposati. Che dicono i bookmaker clandestini? Spadolini è 1,5, Andreotti 4, Craxi 8, Iotti 10, Forlani 12, De Mita 15, Scalfaro danno a 20. Cossiga. Cossiga? Cossiga non c'è nell'elenco. Possibili sani scordate. Lo voti? Ma perché? Non lo sopporto, non lo sopporto, non lo sopporto. Mamma sta cortesia, dottore. Solo per questo No. fallo per me. No, va bene, d'accordo. Asciughi del mancare i vesti. Osserviamo un minuto di silenzio in memoria del magistrato Giovanni Falcone. Comunico il risultato della votazione. Presenti e votanti 1002, astenuti nessuno. Maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea 508. Hanno ottenuto voti. Guarda Andreotti adesso. Scalfaro 672. Ma guardalo bene. Miglio 75. È il momento che aspetta da tutta la vita. Cossiga 63. Volponi 50. Valiani 36. Forlani e Spadolini 7. Andreotti e Vassalli 6. Conso e Iotti 4, Bossi e Scalfari 3, Guito 40, 2. Voti dispersi 15, schede bianche 38, schede nulle 11. Proclama eletto Presidente della Repubblica il deputato Oscar Luigi Scalfaro. Guardalo ancora. Guarda e impara come si sta al mondo. Non ho mai baciato mia madre. Mai. D'altra parte sembra che Giuda baciasse tanto e non era un sentimentale. A lei che io fossi deputato o ministro non faceva nessun effetto. Quando è morta ho pianto. Nel corso della vita ho pianto altre 2 volte. Quando morì De Gasperi e la prima volta che fui nominato sottosegretario. Una volta, invece, ho fatto un fioretto. Fu quando le Brigate Rosse rapirono Aldo Moro. Mi ripromisi, se si fosse salvato, di non mangiare più gelati. Io sono molto goloso di gelati. Se in questo paese ci fosse stata l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, io ce l'avrei fatta.
Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio, però. Se avete il coraggio di cambiare, loro non cambiano. Se avete il coraggio? Di cambiare. Di cambiare. Loro non vogliono cambiare, loro non cambiano, loro non cambiano. No, non è il coraggio. Di cambiare radicalmente i vostri progetti, i progetti mortali che avete. Tornate ad essere cristiani. Per questo preghiamo nel nome del Signore che ha detto sulla croce: Padre, perdona loro perché loro non lo sanno quello che fanno. Politici, imprenditori, mi preoccupa la catena di suicidi di questi ultimi tempi. Alcuni non reggono il carcere, altri l'accusa di corruzione o di avere accettato tangenti. E si uccidono. Ma si uccidono, Presidente. A proposito, Craxi sospetta che sia lei il grande manovratore di Tangentopoli. Che sciocchezze. Corruzione, concussione. Stanno cadendo tutti i suoi colleghi. Craxi, Forlani, De Mita, Martelli, La Malfa. Lei no. Questo scandalo di immani dimensioni non la riguarda. Provo tenerezza e un senso di tristezza per loro, però guardi, io non credo che siano finiti. Io non credo che siano finiti, non credo che abbiano responsabilità personali, non credo che debbano sparire dalla scena politica. Ma non è di Tangentopoli che vorrei parlare, bensì di un articolo che vorrei scrivere su un tema, oserei dire, filosofico. Questo tema è il caso. Io non ci credo al caso. Io credo alla volontà di Dio. Dovrebbe invece. Dovrebbe crederci al caso. Dunque, Presidente, è un caso che i familiari di alcune persone assassinate la odino. La odia il figlio del generale dalla Chiesa. Dice che c'è la sua mano nell'omicidio del padre. La odia la moglie di Aldo Moro, che la ritiene uno dei responsabili della morte del marito. È un caso che la odi la moglie del banchiere Roberto Calvi. Dice che lei minacciò prima e ordinò poi l'omicidio di Calvi. Dice che non l'ha ucciso lo IOR, ma due persone, Andreotti e Cosentino, che adesso è morto. E poi mi domando, è un caso che lei fosse ministro dell'Interno quando Pisciotta è stato assassinato con un caffè avvelenato? Si disse che Pisciotta avrebbe potuto rivelare i mandanti dell'omicidio del bandito Giuliano. È un caso che il banchiere Michele Sindona sia stato assassinato allo stesso modo? Anche lui, costretto in carcere, avrebbe potuto fare rivelazioni fastidiose. È un caso che tutti dicono che lei abbia ripetutamente protetto Sindona? È un caso che il suo luogotenente Evangelisti abbia incontrato Sindona da latitante a New York in un negozio di soldatini? È un caso quello che dice il magistrato Viola, che se lei non avesse protetto Sindona non sarebbe mai maturato il delitto Ambrosoli? E ancora, è un caso che lei annota tutto scrupolosamente nei suoi diari e dimentica di annotare del delitto Ambrosoli. È un caso che nel triennio 76-79, quando lei era Presidente del Consiglio, tutti i vertici dei servizi segreti erano nelle mani della P2. È un caso che nei suoi ripetuti incontri con Licio Gelli, capo della P2, parlavate solo ed esclusivamente dei desaparecidos sudamericani. Così ha detto lei, solo chiacchiere amichevoli. Infine,
È un caso che lei sia stato tirato in ballo in quasi tutti gli scandali di questo paese. E tralascio tutti i sospetti che alleggiano sui suoi rapporti con la mafia. Insomma, come ha detto Montanelli, delle due l'una. O lei è il più grande scaltro criminale di questo paese, perché l'ha sempre fatta franca, oppure è il più grande perseguitato della storia d'Italia. Allora le chiedo, tutte queste coincidenze sono frutto del caso o della volontà di Dio? È un caso che l'autorevole quotidiano da lei fondato e diretto sia stato salvato a suo tempo dal Presidente del Consiglio. Quel Presidente del Consiglio ero io. Il suo giornale stava per finire nelle mani di Silvio Berlusconi, un datore di lavoro a lei poco gradito. Io l'ho impedito, anche grazie alla mediazione del tanto vituperato Ciarrapico, consentendole così di riacquistare la sua autonomia e la sua libertà. Autonomia e libertà che le consentono di venire oggi qui a pormi domande sfrontate e capziose. E grazie a me se lei oggi può permettersi di essere così arrogante, presuntuoso e sospettoso nei miei confronti. Guardi che le cose non stanno esattamente così. La situazione era un po' più complessa. Ecco. Lei è abbastanza perspicace e l'ha capito da solo. La situazione era un po' più complessa. Ma questo non vale solo per la sua storia, vale anche per la mia. Ora vi conto tutto, ma tenetevi forte alle sedie, perché tutto si tiene, tutto si tocca, tutto si collega. Io ve lo ripeto, tenetevi forte alle sedie. Pippo Calò, Totò Riina e Francesco Madonia si servivano di Licio Gelli per i loro investimenti, che poi parte di questo denaro veniva investito nella Banca del Vaticano, dove Gelli era il banchiere di questo gruppo, così come Sindona era stato banchiere dei precedenti capi mafia, Stefano Bontate e Salvatore Inzerillo. Sì, Licio Gelli e Michele Sindona li ho conosciuti. Gente educata e rispettosa. Licio Gelli poi aveva anche il negozio della Permaflex, vicino a Piazza del Gesù. A me, Pippo Calò, mi ha ucciso diversi parenti, ma un tempo siamo stati grandi amici. Roberto Calvi si era appropriato di una somma ingente, appartenente a Gelli e a Calò. Il suicidio di Calvi
È una messa in scena. Calvi è stato strangolato da Francesco Di Carlo su mandato di Pippo Calò. Pippo Calò, signor giudice, era uomo importantissimo dentro Cosa Nostra, perché uomo che sa pensare. Era l'uomo di Cosa Nostra a Roma e aveva rapporti con tutte, prima con Montate, poi con Reina, con la Camorra, col Vaticano, con i servizi, con la P2, con la banda della Magliana. Quindi se Calò parlasse... Se Calò parlasse, signor giudice, morirebbe dopo aver detto buongiorno. Sulla liberazione di Moro, Pippo Calò ci disse abbondate. Stefano, ma ancora non l'hai capito? Gli uomini politici del suo partito non lo vogliono libero. Che non lo vogliono libero. Nel 1983 Badalamenti mi disse che c'erano dei segreti sul sequestro Moro, segreti che infastidivano l'onorevole Andreotti. Andreotti era preoccupato che potessero trapelare. Di questi segreti erano a conoscenza due persone, il generale Dalla Chiesa e il giornalista Mino Pecorelli. Badalamenti mi disse che l'omicidio Pecorelli l'avevamo fatto noi, ma era un omicidio politico, voluto dai cugini Salvo per fare un favore all'onorevole Andreotti. E Badalamenti commentò l'omicidio di Dalla Chiesa con le parole: l'hanno mandata a Palermo per sbarazzarsi di lui. Non aveva fatto ancora niente in Sicilia per giustificare tutto quest'odio contro di lui. Pecorelli e Dalla Chiesa, signori, sono cose che si intrecciano fra di loro. E Roma, e lo sapevano anche le pietre, non voleva dare potere speciale a Dalla Chiesa per combattere la mafia. Quando Dalla Chiesa venne ucciso si disse che era stata la mafia. Qualche tempo dopo ebbe un incontro con Lima e Nino Salvo. E io dissi: Ma se Dalla Chiesa era già liquidata a tutti i livelli, perché ucciderlo? Per certi romani era più pericoloso come pensionato in malo modo che come prefetto con poteri speciali. Quelli che la piglieranno in culo saremo noi, e chissà per quanto tempo. Badalamenti mi riferì di essersi personalmente incontrato a Roma con Andreotti per ringraziarlo dell'interessamento di quest'ultimo per un processo in Cassazione riguardante il cognato di Badalamenti, Filippo Rimo. E Badalamenti mi disse che Andreotti si congratulò con lui dicendogli: uomini come lei. Uomini come lei ce ne vorrebbe uno per ogni strada di ogni città italiana. Okay, I understand. You want to talk to Badalamenti. Go ahead. But just remember, there are three sure things: death, taxes, and Badalamenti's silence. Me lo ha detto Ciro Vara della famiglia di Vallelunga, Cataldo Terminio della famiglia di San Cataldo, Salvatore Ferrero della famiglia di Caltanissetta, che... Giulio, ho bisogno di parlarti a quattr'occhi. L'onorevole Lima era in contatto con Andreotti per le cose che interessavano a Cosa Nostra, specialmente per gli interessamenti sui processi. Sebastiano Naito, Rittu Negro, mi disse che Andreotti era punciuto. Era combinato, ma un uomo d'onore. Ho appreso da Bondate che Andreotti scese a Palermo per incontrarsi con lui, Lima, i cugini Salvo e l'onorevole Nicoletti. Era tra la primavera e l'estate del 79 e l'incontro si tenne in una riserva di caccia. E Bondate si lamentò con Andreotti per il comportamento dell'onorevole Mattarella, che non era più favorevole agli interessi di Cosa Nostra. Poi avvenne un secondo incontro, alcuni mesi dopo l'omicidio di Mattarella. In Sicilia comandammo Noace e siamo voluti cancellare completamente ADC. Avete a fare come dicevamo Noace. Altrimenti vi levamo un solo i voti della Sicilia, ma anche chi del Reggio Calabria e di tutta l'Italia meridionale. Potete contare soltanto sui voti Runoid, o ne votano tutti i comunisti. Pigliatevi questo e non mi fate venire in mente interventi o leggi speciali. Ma se no, ci saranno altri fatti gravissimi. Osservo però che dopo l'87 Andreotti non ha più favorito nessuno, anzi, ha cercato di combattere la mafia. Lima è stato ucciso perché è simbolo di quella corrente politica che, dopo che si è asservito dei voti di Cosa Nostra, ha tradito i suoi impegni proprio in occasione del maxi processo. Mi dispiace, ma
Ma io non posso essere più preciso sulla collocazione temporale dell'incontro, perché ho molta difficoltà a fissare nel tempo i miei ricordi. Lei si rende conto che tutto quello che ci sta raccontando è ai limiti dell'incredibile? Sì, ma è incredibile pure che si riuscisse a catturare Rina dopo tanti anni di latitanza. Eppure è stato preso. Ve l'ho fatto prendere io, signor giudice. Wanna keep your dream alive. Gonna keep it with mine. But I'm no good for you, I suppose. When you get a call back here, you still hold me close at night. Never like you any less. And the world's not such a friendly place, is it? Can go very cold very quickly and for a very long time. If the sun by some twist of fate stops giving out its shine. Some of the time the future comes right round to haunt me. Some of the time the future comes around just to see that all is as it could be. Always there to remind me we've got to wait and see. We've got to, Livie, i giudici di Palermo mi hanno mandato un avviso di garanzia per associazione mafiosa. Chiederanno l'autorizzazione a procedere contro di me. Questa volta la daranno. Io so chi sei. Non si passa tutta la vita accanto a un uomo senza sapere chi è. Io so chi sei e ci difenderemo. Io non so se Rina e Andreotti si siano incontrati o meno, ma se si sono incontrati sicuramente si sono baciati. La mafia, ha detto Andreotti, praticamente si è autominacciato, ma stiamo aspettando. Ma fermi! Ma perché devono sempre morire i migliori, come Ligio? Il giorno che morirà Andreotti finalmente gli toglieranno la scatola nera dalla gobba e finalmente sapremo! Miracolosa, e che bello pescare sospesi su di una soffice nuvola rosa. Io come un gentiluomo e tu come una sposa. Mentre fuori dalla finestra si alza in volo soltanto la polvere, c'è aria di tempesta.
Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta, ma il mondo da qui sembra soltanto una botola segreta. Tutti vogliono tutto per poi accorgersi che niente. Noi non faremo come l'altra gente, questi sono e resteranno per sempre. La nostra vita la nostra vita, stringimi forte che nessuna notte è infinita. Livia, sono gli occhi tuoi pieni che mi hanno folgorato un pomeriggio andato al cimitero del Verano. Si passeggiavi e io scesi quel luogo singolare per chiederti in sposa, ti ricordi? Sì, lo so, ti ricordi, gli occhi tuoi pieni e puliti e incantati non sapevano, non sanno e non sapranno, non hanno idea. Non hanno idea delle malefatte che il potere deve commettere per assicurare il benessere e lo sviluppo del paese. Per troppi anni il potere sono stato io, la mostruosa, inconfessabile contraddizione, perpetuare il male per garantire il bene. La contraddizione mostruosa che fa di me un uomo cinico e indecifrabile anche per te. Gli occhi tuoi pieni e puliti e incantati non sanno la responsabilità. La responsabilità diretta o indiretta per tutte le stragi avvenute in Italia dal 1969 al 1984 e che hanno avuto per la precisione 236 morti e 817 feriti. A tutti i familiari delle vittime io dico sì, confesso. Confesso, è stato anche per mia colpa, per mia grandissima colpa. Questo dico anche se non serve. Lo stragismo per destabilizzare il paese, provocare terrore, per isolare le parti politiche estreme e rafforzare i partiti di centro come la Democrazia Cristiana, l'hanno definita strategia della tensione. Sarebbe più corretto dire strategia della sopravvivenza. Roberto, Michele, Giorgio, Carlo Alberto, Giovanni, Mino, il caro Aldo per vocazione o per necessità, ma tutti irriducibili amanti della verità, tutte bombe pronte ad esplodere che sono state disinnescate col silenzio finale, tutti a pensare che la verità sia una cosa giusta e invece è la fine del mondo e noi non possiamo consentire la fine del mondo in nome di una cosa giusta. Abbiamo un mandato noi, un mandato divino, bisogna amare così tanto Dio per capire quanto sia necessario il male per avere il bene. Questo Dio lo sa e lo so anch'io. Si può essere grigi ma onesti, grigi ma buoni, grigi ma pieni di fervore. Ebbene, onorevole Andreotti, è proprio questo che le manca. Le manca proprio il fervore umano. Le manca quell'insieme di bontà, saggezza, flessibilità, limpidità che fanno senza riserve i pochi democratici cristiani che ci sono al mondo. Durerà un po' più, un po' meno, ma lei passerà senza lasciare traccia. Passerà alla triste cronaca, soprattutto ora che le si addice.
Quanto ha camminato? Tutta la notte. Ora le gambe mi fanno molto male. Deve stare attento. Lo stress, l'età. Il TEDx mi gioverebbe. Il TEDx è stato eliminato dal prontuario. Non deve fare queste maratone nervose. Piuttosto dovrebbe fare un po' di sport. Tutti i miei amici che facevano sport sono morti. È un caso. E io non ci credo al caso. Io credo alla volontà di Dio. Mi dispiace. No, non dica niente. In fin dei conti, meglio così. Me ne vado, sta in campagna a fare la cicoria. È buona cicoria. Sì, è la politica che è cattiva. E a dirla tutta mi ero stancata. Meglio così. Andreotti dice che avrà troppe spese per pagare gli avvocati e non avendo più incarichi di governo... Andreotti, diciamo poverino, che... stringi. È sempre stato un uomo solo. E da oggi è ancora più solo. Che cos'è? Sono lettere d'amore. Non si direbbe, ma Andreotti piaceva alle donne. E loro gli hanno scritto, tanto. Ma io a lui non gliel'ho mai fatte vedere. E io non voglio guai. E lei le ha viste, signor Enea? Io so fin troppo bene, senatore, che nella vita ci sono cose che non bisogna vedere. Io sinceramente lo dico con molta responsabilità. Avrei preferito che la mafia o chiunque fosse mi avesse fatto fare la fine del generale Dalla Chiesa e non finire così, in questo modo, senza sapere come difendersi davanti a delle calunnie. Io non ho mai visto i cugini Salvo in vita mia, non ho mai avuto rapporti con loro e Lima non mi ha mai fatto cenno a questioni collegate con la mafia. Non conosco Bontade, non conosco Badalamenti, non ho mai avuto rapporti segreti con loro. I miei spostamenti sono costantemente controllati dalla polizia e dai carabinieri. Io sono come un vigilato speciale. Io non voglio che restino ombre su questa vicenda. Per quanto riguarda l'autorizzazione a procedere, mi rimetto alla Giunta. Senatore, se noi col nostro voto impediamo ulteriori indagini della magistratura, cosa pensa che ne sarà delle istituzioni di questo Paese? Capisco. Capisco il rischio. Ma non possiamo nemmeno consentire che governi la magistratura? Per ora è tutto. Lei vuole aggiungere altro, senatore Andreotti? Sì. Prego. Io mi sono trovato in tanti anni ad avere una rappresentanza internazionale. Un paese che si lasciasse prendere per il naso da un referente della mafia non acquista credibilità di fronte all'opinione pubblica all'estero. Questo che accade
Non getta discredito soltanto su di me. Ti sei dimagrito ancora? E quando scrivo mi trema la mano. E perché non dormi più? Sì, Livia. Non dormo più. Tutti i tuoi amici della corrente non si sono fatti più vedere. Prega per loro, Livia. Perché anche loro sono stati distrutti. Da chi? Dalla vita. E dalle accuse di tangenti. È lontano? Ventisei volte per 26 diverse denunce sono stato portato davanti alla commissione inquirente. Mi hanno fatto parlare per ore, per giorni, hanno sempre dovuto archiviare tutto. Archiviato, 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 archiviato. Dunque, siamo qui per parlare delle presunte responsabilità ministeriali sulla strage di Piazza Fontana. Sì, non ricordo. Ero solo informato dei fatti, ma io questo non potevo saperlo. Lei ricorda di avere visto Licio Gelli? Non ricordo. De Gasperi diceva di lei: è un ragazzo talmente capace a tutto che può diventare capace di tutto. Lasci stare De Gasperi. Gelli l'avevo conosciuto sommariamente a Frosinone, era il direttore della Permaflex. Anni dopo lo rividi in Argentina ad un ricevimento e pensai, quello somiglia al direttore della Permaflex di Frosinone. Senta, Carlo Bordoni, il braccio destro e genero di Sindona, e la signora Calvi la accusavano di essere direttamente lei il capo della loggia P2 e non Gelli. Non mi sarei mai accontentato di essere il capo di una sola loggia. A suo tempo la signora Calvi aveva già lanciato questa accusa. Io le avevo scritto esprimendole comprensione per il suo dolore e pregandola di non prestarsi a polveroni. La Democrazia Cristiana ha fatto di tutto per salvare Moro. È una delle cose più dolorose che abbia mai vissuto. Finché si fa lotta politica è un conto, ma sostenere che non si sia fatto tutto il possibile per salvare la vita di Moro, e questo è veramente... Posso aver commesso molti errori nella mia vita, ma la mafia mai. La mafia mai, mai. Oggi è presente tra noi un uomo che un giorno disse a Papa Giovanni XXIII con grande coraggio poche parole. Disse: mi permetta, Santità, ma lei non conosce il Vaticano. Aveva ragione, oggi è presente tra noi Giulio Andreotti.
Eccolo. Signorina, come sta? Signorina, l'ha mai conosciuto Giulio Andreotti? senatore? L'ha baciato il Signorina, insomma, ma... Per favore. Signorina, ma allora l'ha mai incontrato o no il senatore Andreotti? Bella, oggi è una bella giornata. Si sente sicuro in carcere? Noi altri siamo sicuri da tutte le parti. Noi chi? Cosa si aspetta dalla corte? Dalla corte mi aspetto solo cose belle. Lo conosce il pentito Gaspare Mutolo? No. E il senatore Andreotti? Adesso basta, allontanatevi. Per favore, allontanatevi, allontanatevi. Oggi avere un bicchiere d'acqua con le bollicine cortesemente. Pecorelli diceva che aveva in mano il memoriale integrale di Moro, che conteneva rivelazioni scottanti su Andreotti. Una volta, sono state le 2 del mattino, venne da me il generale dalla chiesa con un manoscritto di almeno 50 pagine che apparteneva a Moro. Mi disse che l'indomani l'avrebbe consegnato ad Andreotti. Sì, così mi disse. La notizia è falsa e calunnosa. Io non ho mai visto né Ignazio Salvo né Irina. Che il Di Maggio o altri potessero conoscere l'abitazione dei Salvo è affare loro. Avanti, senatore, dica la verità. Chi l'ha indotta ad accusarmi? Noi non ci siamo mai visti. Sì che ci siamo visti. Io racconto cose che ho visto personalmente. È per questo che hanno preso Rina. Io ho la coscienza a posto. Se la mette anche lei, senatore. Il mio cliente non continuerà questo confronto con simili toni. Si accomodi Di Maggio. Dunque, continuiamo. No. Prima pretendo che venga messa a verbale una mia dichiarazione, questa. Pur riconoscendo che tutti gli uomini sono uguali, non posso nascondere di sentirmi profondamente umiliato dal confronto con un uomo di mafia, sia pure pentito. Come sta, Presidente? Così. E lei? Sostanzialmente mi annoia. Sostanzialmente anch'io. Arrivederci, Presidente. Arrivederci. Presidente, stia dritto. Com'è buona la cucina italiana, quella romana più di tutte. Sai perché la matriciana si chiama così? Sì, lo so. Giulio, tu hai un po' di erudizione, la battuta pronta, perseveranza, capacità di concentrazione e esistenza. Basta, tutto qua. Ti dipingono furbo, colto, intelligentissimo. Io dico che non è così. Cosa ti rende all'improvviso così critica? Niente. Solo la necessità ogni tanto di stabilire la verità. Necessità che tu non hai mai avuto. Si vive più a lungo senza necessità. Un'altra battuta.
sangue ricadrà su di voi. La gente lo sa benissimo che noi due non ci siamo arricchiti con la politica, però pensa che da 40 anni esercitiamo il potere per il potere. Pensa che questo ci dia gioia, l'attaccamento alle poltrone. E dimentica o finge di dimenticare che noi gli abbiamo salvato la vita alla gente. Dimentica che il pericolo sovietico era reale e vicino. Noi abbiamo lasciato uccidere Aldo Moro. E se ho i capelli bianchi e le macchie sulla pelle è perché mentre lasciavamo uccidere Moro io me ne rendevo conto. E tu, Giulio? Ti ricordi Nenni? Entusiasta, appassionato. Diceva: presiedo una commissione per risanare il bilancio delle ferrovie dello Stato e lo risanerò. Io gli rispondevo: in manicomio quelli che non dicono di essere Napoleone dicono di essere destinati a risanare il bilancio delle ferrovie dello Stato. Ci odiavamo con Nenni, però quanta stima, quanto rispetto, quanto stima reciproca. Oggi non è più così. Giulio, l'avviso di garanzia per l'omicidio di Pecorelli non ti deve scoraggiare. Io penso che... È buffo. Sono scoraggiato dai segni minimi, non dalle grandi accuse. Sai cosa mi scoraggia? La notizia che sono stato rimosso dalla presidenza dei circoli musicali. Poi mi toglieranno l'incarico all'Istituto di Studi Ciceroniani e magari anche le lauree honoris causa. Ho sempre pensato che la mia vanità fosse un gran peccato, ma parlando con te mi conforto. La vanità non c'entra. Io vengo dalla provincia, dalla povertà. La legittimazione culturale nella mia vita è sempre stata più importante di quella politica. Ho sempre preferito che si dicesse di me un uomo colto, piuttosto che si dicesse un grande statista. Francesco, io devo proprio confessarti qualcosa che non ho osato mai dire a nessuno, neppure a me stesso. Dimmi, Giulio. Ma deve restare tra di noi. Non sarebbe la prima volta. Io ho sempre avuto un segreto. Una passione. Una passione per Mary Gassman, la sorella di Vittorio. Lei non ha mai saputo e non ha mai ricambiato. Certamente non avrebbe ricambiato neppure se lo avesse saputo. Era meravigliosa, Mary Gassman. Mi toglieva il sonno, mi toglieva il respiro. Al liceo non facevo altro che pensare a lei. Poi mi sono sposato e l'ho dimenticata. Vi devo parlare. Da oggi applicheremo la filosofia di San Bernardo. Vedere tutto, sopportare molto, correggere una cosa alla volta. Perché se è vero che ogni buon cristiano deve sempre porgere l'altra guancia, allora è anche vero che Gesù Cristo, con molta intelligenza, di guance ce ne ha date soltanto 2. Sta per cominciare il processo di Palermo e io mi difenderò con tutte le mie forze. E le mie forze non sono poche. All'attivismo della Procura di Palermo si è aggiunto quello della Procura di Perugia. Raccogliendo le confessioni del collaborante Buscetta sull'esistenza delle carte di Moro, terribilmente compromettenti per me, che il generale Dalla Chiesa avrebbe occultato e che il giornalista ucciso Mino Pecorelli stava per pubblicare, è stato richiesto un altro mio rinvio a giudizio. Questa nuova accusa sostiene addirittura che io sarei il mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli. Cosa posso dire che la mia esistenza di uomo e di politico non abbia già detto?
Io temo il teorema. Le due procure sostengono che un mafioso non può mentire. Viene riconosciuta a questa singolare confraternita la possibilità di uccidere più di 20 persone, è il caso di Mannoia, o se si è moderati 10, è il caso di Di Maggio. E non si deve minimamente sospettare che si dicano bugie. Aver trattato da parte mia molto duramente la mafia, con l'azione di governo e con le leggi, non ha rilievo. Se l'ho fatto è per un'attività simulatoria o di copertura. A questo punto c'è da chiedersi dove siano i confini tra cosa nostra e cosa loro. Cosa risponde alle parole di evangelisti? Io non ho mai avuto un incontro segreto con Dalla Chiesa. Se Franco ha detto una cosa del genere, se l'è sognata. C'è un complotto, Presidente, ai suoi danni? Guardi, poiché tutte le rivelazioni dei pentiti sono false, devo immaginare che ci sia un ignoto suggeritore. Altrimenti sarebbe difficile una convergenza di questo tipo. Già, perché le rivelazioni dei diversi pentiti convergono ed è stato accertato che essi non comunicano tra loro. Sono gestiti da organismi diversi. Presidente, non le sembra inverosimile la tesi di un complotto ai suoi danni? Per niente. Vi ringrazio tutti. Certo. Va bene. Possiamo andare. Comincia il processo Andreotti. La prima udienza di quello che è stato già ribattezzato il processo del secolo inizierà domani alle 10 del mattino. Più passa il tempo e più mi convinco che Andreotti è un extraterreno. Non avevamo colto la sua appartenenza a un filone di pensiero che ha reso immortale la storia della Chiesa. In lui convivono 2000 anni di storia. C'è il sacrificio di Cristo, la papessa Giovanna, l'Inquisizione, i Borgia e la diplomazia. Non sono affatto stupito che Andreotti sia indicato come mandante del delitto Pecorelli. Molto probabilmente la copertina di OP con la foto del senatore è all'origine della sua morte. Se Andreotti avesse dovuto uccidere tutte le persone che gli hanno dato fastidio, avrebbe dovuto rivolgersi ad avversari ben più importanti di Pecorelli. E forse un cimitero non basterebbe a raccoglierne le spoglie. Quando si riflette su Andreotti viene in mente Talleyrand, Torino, Ancona, Livorno, Empoli, York, Roma, Ancona, Napoli, Domodossola, punto. Entrambi con un unico obiettivo, 2 punti, il potere, punto. Resta comunque la complessità del personaggio Andreotti, virgola, che ne fa anche, virgola, se così si può dire, virgola, la grandezza, punto. La grandezza dell'enigma, punto. Ciao Livia. Sì, ho dormito. Anch'io ti voglio bene.
male. Seduti, procediamo alla costituzione delle parti. È presente l'imputato Giulio Andreotti? Prego, stia comodo. Difeso dagli avvocati Edoardo Ascari e Franco Coppi, designano un sostituto processuale. Andreotti era stato indifferente, livido, assente, chiuso nel suo cupo sogno di gloria. Doveva mandare avanti il suo disegno reazionario, non deludere i comunisti, non deludere i tedeschi e chissà quant'altro ancora. Che significava, in presenza di tutto questo, il dolore insanabile di una vecchia sposa, lo sfascio di una famiglia? Che significava tutto questo per Andreotti? Una volta conquistato il potere per fare il male, come sempre ha fatto il male nella sua vita. Tutto questo non significava niente. Was ist los mit dir, mein Schatz? Aha. Geht es immer nur bergab? Aha. Geht nur das, was du verstehst? Aha. This is what you got to know. Love you though it didn't show. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. 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 Da, da, da. 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 Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da, da, da. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da, da, da. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da, da, da. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. So, du denkst, es ist zu spät. Aha. Und du meinst, dass nichts mehr geht. Aha. Und die Sonne wandert schnell. Aha. After all is said and done, it was right for you to run. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Aha. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Aha. Ich lieb mich nicht, du liebst mich nicht. Aha. Ich lieb dich nicht, du liebst dich nicht. Da, da, da. 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 Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da, da, da. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da, da, da. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da, da, da. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da, da, da.